È una notte buia e due bambini si trovano nelle stanze più interne della Torre di Londra. Si chiamano Edoardo e Riccardo. Edoardo è l'erede al trono d'Inghilterra, anzi teoricamente dovrebbe essere il re d'Inghilterra, anche se ha solo 12 anni. Suo fratello è il duca di York e ha solo 9 anni. Ma praticamente sono prigionieri nella torre mentre loro zio ha preso il potere e si è fatto dichiarare re. Solo un frate italiano scriverà direttamente in modo attendibile della prigionia di questi due principi, dicendo che Edoardo sembrava malato e triste. Lo stesso frate li ha visti per l'ultima volta a luglio del 1483, poi nessuno ne ha saputo più niente. Il potenziale legittimo re d'Inghilterra e suo fratello erano scomparsi nel nulla. Erano stati portati in salvo, erano stati confinati in qualche luogo ancora più segreto, o peggio, erano stati uccisi. Queste domande inquietanti hanno gettato le premesse per l'intera storia che vi racconterò, il caso Warbeck. La scomparsa dei bambini è avvenuta alla fine della guerra delle due rose. Questa era un conflitto tra famiglie nobili che erano tutte imparentate tra di loro, un conflitto fatto anche di complotti e di usurpatori. Non a caso è l'ispirazione principale per Game of Thrones, quindi avete capito l'atmosfera. Perciò non era incredibile che due bambini andassero incontro a un destino pessimo se erano scomodi per tante persone. Le due casate che si contendevano il potere nella guerra delle due rose erano gli York e i Lancaster. I bambini appartenevano alla casata York, ma inizialmente erano scomodi anche per loro zio, che pur essendo sempre uno York aveva preso il potere come re. Poi alla fine la guerra venne vinta dai Tudor, che erano imparentati con i Lancaster, che quindi non avevano interesse a indagare sulla loro scomparsa. Ma qualcosa di sconvolgente per tutti stava per succedere. Infatti ci spostiamo al 1491, cioè 8 anni dopo la scomparsa dei bambini, e siamo nel Ducato di Borgogna. Qui compare un ragazzo alto e biondo e la gente che lo vede pensa che nei tratti ricorda moltissimo i membri della famiglia York. Infatti presto lui dichiara di essere proprio un membro di quella famiglia. È il piccolo Riccardo, fuggito a 9 anni dalla Torre di Londra. Questo ragazzo viene accolto alla corte della duchessa Margherita di Borgogna, che è anche la zia dei due bambini scomparsi, ovvero Margherita di York. Il ragazzo racconta a Margherita la storia della sua fuga da Londra. Dice che suo fratello Edoardo sì era stato ucciso probabilmente perché poteva essere il legittimo re, ma lui era stato risparmiato perché era un bambino più piccolo. Era stato salvato dalla torre dal duca di Norfolk, un nobile fedele agli York. Il duca gli aveva fatto tagliare i capelli e gli aveva dato pure dei vestiti da povero per non farlo riconoscere, e poi lo aveva portato sul continente europeo per salvargli la vita. La sua destinazione finale era stata il Portogallo, dove Riccardo era stato messo sotto la protezione di un certo Edward Brampton. Questo Brampton era un ebreo portoghese che aveva servito gli York in Inghilterra e era diventato cavaliere. Quindi era un altro uomo fedele alla causa degli York. Riccardo aveva passato poi diversi anni sotto la sua protezione vicino alla corte del Portogallo, che era lontana sia geograficamente sia politicamente dai complotti dell'Inghilterra. Poi, dopo la morte di Brampton, essendo ormai un ragazzo più maturo di 17 anni, aveva deciso di muoversi per rivendicare il trono d'Inghilterra, che era suo di diritto. Visto che suo fratello Edoardo era morto, infatti adesso era lui il legittimo re. Così era arrivato in Borgogna per chiedere il supporto di sua zia, che era proprio della casata York e poteva aiutarlo. Margherita di York ha ascoltato questo racconto del ragazzo e sia lei sia i membri della sua corte gli hanno fatto tantissime domande su quella vicenda incredibile di come era riuscito a salvarsi dalla morte nella Torre di Londra. Hanno capito che il ragazzo era onesto e stava dicendo la verità. Era veramente Riccardo di York e Margherita si dimostrò felicissima di aver ritrovato suo nipote e quindi decise di aiutarlo a riprendersi quello che era suo di diritto, ovvero il trono inglese.
Da quel momento per alcuni anni Riccardo ha fatto la conoscenza di tanti principi e re europei per cercare supporto alla sua causa. Cercare alleanze e fondi per una campagna militare era una cosa normale per un pretendente al trono a quel tempo. Quasi subito venne riconosciuto come Riccardo d'Inghilterra dal re Carlo VIII di Francia. Poi entrò nella cerchia ristretta addirittura dell'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano I. Massimiliano lo invitò al funerale di suo padre riconoscendogli l'onore di essere il re Riccardo IV d'Inghilterra. Per anni il ragazzo ha partecipato a banchetti di corte e tornei nobiliari insieme a molti principi tedeschi da cui ha ottenuto supporto. Ma un'ombra oscura stava per abbattersi su di lui. Infatti l'uomo che regnava in Inghilterra in quel momento sicuramente non era contento della notizia che Riccardo era sopravvissuto e che stava ricevendo tutto questo supporto per reclamare il trono. Questa era una grandissima minaccia per la tenuta del suo regno. Il re d'Inghilterra in quel momento era Enrico VII Tudor, ovvero il vincitore della guerra delle due rose che aveva ottenuto per sé il trono. E Enrico VII si è attivato subito non appena saputo delle pretese di Riccardo. Ha dichiarato che quel ragazzo era un impostore, insomma uno che si fingeva Riccardo ma non lo era veramente. Enrico VII ha chiesto ai vari re e principi europei di non riconoscere le pretese del ragazzo e di non appoggiarlo in nessun modo. Ma in pochi lo hanno ascoltato. Allora Enrico VII è passato dalle parole ai fatti. Nel 1492 ha addirittura invaso la Francia. I re inglesi in realtà lo facevano spesso per ottenere dei soldi dalla corona francese, ma in questo caso il trattato di pace che viene dopo l'invasione è incentrato soprattutto su un'altra questione. Infatti, per far finire l'invasione, il re francese si impegnava anche a togliere il suo sostegno al pretendente Riccardo. La corte di Borgogna ovviamente non toglieva il suo sostegno, così Enrico ha imposto un embargo commerciale alla Borgogna. E questa scelta aveva a quel tempo un impatto economico e politico importantissimo, visto che i commerci tra la Borgogna e l'Inghilterra erano tantissimi, e la Borgogna era stata anche una grande alleata dell'Inghilterra in passato. Per finire, Enrico VII ha scoperto che molti nobili erano pronti a supportare il giovane Riccardo anche alla corte inglese. Uno di loro era andato addirittura nell'Europa continentale per confermare la vera identità del principe Riccardo dalla prospettiva degli inglesi. Tutti i membri di questa cospirazione vennero condannati a morte e solo alcuni si salvarono dall'esecuzione effettiva con il carcere o con delle multe. Insomma, Enrico VII non scherzava quando si trattava di fermare questo pretendente. Intanto però neanche Riccardo stava fermo. Nel 1495 infatti finalmente aveva messo su delle forze e provò a sbarcare in Inghilterra. Ma venne respinto da quelli che erano fedeli a Enrico VII e dovette ritirarsi in Irlanda. Poi con l'appoggio di alcuni nobili irlandesi provò un nuovo attacco, ma anche qui non ebbe successo. Alla fine andò in Scozia per trovare un maggiore supporto. Qui Riccardo venne accolto a braccia aperte dal re Giacomo IV. Il re di Scozia lo ospitò per il pranzo di Natale, lo tenne alla sua corte e gli fece sposare addirittura una sua cugina, Lady Catherine, che apparteneva alla prestigiosa famiglia nobiliare scozzese Gordon. Riccardo era interessatissimo alla ragazza, a cui scrisse anche una raffinata lettera d'amore, e Giacomo diede al ragazzo abiti per le nozze e un'armatura ricoperta di seta viola. Per festeggiare queste nozze ci fu un torneo a Edimburgo a cui parteciparono Riccardo e il re stesso. Insomma, l'alleanza tra i due era diventata presto molto solida. Infatti a settembre del 1496 il re di Scozia e il principe Riccardo invadevano insieme l'Inghilterra, ma le cose andranno molto diversamente da come i due speravano. L'esercito del re di Scozia e di Riccardo venne sconfitto e la pace tra la Scozia e l'Inghilterra venne incoraggiata da varie potenze perché non sembrava fattibile vincere contro Enrico VII. Allora Riccardo andò in Cornovaglia per sfruttare delle rivolte popolari contro il re inglese.
Il popolo lo supportò e lui radunò altri 6.000 uomini, ma anche questa impresa era destinata a fallire. Riccardo venne costretto a scappare davanti alle forze inglesi e alla fine venne catturato. Dopo aver giustiziato i capi della rivolta in Cornovaglia, Enrico VII si confrontò con Riccardo e successe una cosa che cambierà per sempre la sua storia. Infatti il ragazzo confessò formalmente di non essere il principe Riccardo, ma di essere un impostore, proprio come Enrico VII aveva sempre detto. Questa confessione, resa nel 1497, era molto breve e il ragazzo diceva di essere il figlio di un funzionario di Tournai che sta nell'attuale Belgio. Enrico VII così ha portato il ragazzo a Londra facendolo sfilare tra le urla e la derisione della gente e alla fine lo ha portato alla Torre di Londra, il posto dove tutta la storia del principe scomparso era cominciata. Ma visto che aveva confessato di essere un impostore, che era proprio quello che Enrico voleva, il ragazzo venne trattato abbastanza bene. Gli venne concesso addirittura di stare alla corte di Enrico e di partecipare ai banchetti reali. Comunque era tenuto sotto sorveglianza e non poteva dormire con la moglie, che era stata sempre fatta prigioniera e viveva sotto la protezione della regina. Ma dopo 8 mesi a corte il ragazzo tentò di scappare. A quel punto venne veramente imprigionato nella Torre di Londra e venne costretto a rilasciare una confessione molto più completa del fatto che era un impostore. Abbiamo la confessione scritta fino a oggi e adesso ve la leggerò tutta saltando solo qualche nome o qualche passaggio meno importante. Comunque chi vuole la trova intera tra le fonti in descrizione a questo video. Innanzitutto si deve sapere che sono nato nella città di Tournai, nelle Fiandre, dice la confessione, e che mio padre si chiama John Osbeck, il quale John Osbeck era controllore della suddetta città di Tournai, e che mia madre si chiama Catherine de Faro. Poi nella confessione il ragazzo va avanti descrivendo alcuni legami familiari e il lavoro di alcuni membri della sua famiglia. Ovviamente dalla confessione non è il figlio di un re, ma è figlio di un controllore, che era praticamente un ufficiale che controllava le tasse alla dogana. In seguito fui condotto da mia madre ad Anversa per imparare il fiammingo in casa di un mio cugino. Dopodiché tornai di nuovo a Tournai a causa delle guerre che c'erano nelle Fiandre. E nell'anno successivo fui mandato con un mercante della suddetta città di Tournai di nome Berlo al mercato di Anversa, dove mi ammalai, malattia che si protrasse per 5 mesi. In seguito il suddetto Berlo mi mandò a servizio di un mercante di Middlesbrough per imparare la lingua, con il quale rimasi da Natale a Pasqua. E poi andai in Portogallo in compagnia della moglie di Sir Edward Brampton su una nave che era chiamata la nave della regina. E quando fui giunto là fui messo al servizio di un cavaliere che abitava a Lisbona, con il quale rimasi un anno intero, e il suddetto cavaliere aveva un occhio solo. E poiché desideravo vedere altri paesi presi licenza da lui, e poi mi misi al servizio di un bretone chiamato Pregemeno, che mi portò con sé in Irlanda. Qui il ragazzo racconta di aver fatto da aiutante a vari mercanti e anche che è arrivato in Portogallo al servizio di Edward Brampton. Questo personaggio compariva anche nella storia che aveva raccontato dichiarando di essere il principe Riccardo. Ma che è successo poi in Irlanda? Quando fummo arrivati nella città di Cork, quelli della città, perché ero vestito con alcuni abiti di seta del mio padrone, vennero da me e mi minacciarono, dicendo che avrei dovuto essere il figlio del duca di Clarence, che prima era a Dublino. Ma poiché io lo negavo, mi furono portati i santi evangelisti e la croce dal sindaco della città, e lì, in presenza di lui e di altri, giurai, come era vero, di non essere figlio del suddetto duca, né di alcuno del suo sangue. Dopo questo fatto vennero da me 2 inglesi, i quali mi dissero, giurando con grande impegno, che sapevano bene che ero il figlio bastardo di re Riccardo, ai quali risposi con giuramenti analoghi che non lo ero. Allora mi consigliarono di non temere, ma di prendere la cosa con coraggio, e se l'avessi fatto mi avrebbero aiutato e assistito con tutto il loro potere contro il re d'Inghilterra. Così, per potersi vendicare del re d'Inghilterra e contro la mia volontà, mi fecero imparare l'inglese e mi insegnarono cosa dovevo fare e dire.
Dopodiché mi chiamarono duca di York, secondogenito di re Edoardo IV, perché il figlio bastardo di re Riccardo era nelle mani del re d'Inghilterra. Quindi dei nobili irlandesi appoggiati dalla popolazione locale e da altri nobili inglesi avrebbero forzato il ragazzo a impersonare lo scomparso principe Riccardo. A seguito di ciò questi nobili entrarono in questa falsa disputa e in breve tempo anche altri. Continua la confessione. Il re di Francia mandò in Irlanda un ambasciatore per avvisarmi di venire in Francia. E così andai in Francia e da lì nelle Fiandre, e dalle Fiandre in Irlanda, e dall'Irlanda in Scozia, e quindi in Inghilterra. Da questo momento il ragazzo verrà chiamato Perkin Warbeck, che secondo la corte inglese era il suo vero nome. Lui comunque forse provò a scappare anche dalla torre di Londra, così alla fine il re decise di condannarlo a morte. Dopo che questa confessione era stata letta in pubblico e ampiamente diffusa, venne impiccato il 23 novembre 1499, quando aveva solo circa 25 anni. Poi venne sepolto al convento di Austin Friars. Ma avevano impiccato veramente un impostore oppure avevano impiccato il principe scomparso Riccardo? È da questa domanda che la nostra storia si trasforma veramente nel caso Warbeck. La prima ipotesi del caso Warbeck è che il ragazzo fosse proprio questo impostore. Del resto lui stesso lo aveva confessato. Questa ipotesi si basa su 4 pilastri principali. Il primo pilastro è che molti pensano che i principi Edoardo e Riccardo fossero morti nella torre di Londra e quindi il ragazzo non poteva essere il principe scomparso. Il secondo pilastro è che c'era stato già un altro impostore prima di lui nel 1487. Era un bambino di 10 anni che era stato fatto passare per un membro della casata York in una ribellione durata un paio di mesi. Quindi poteva benissimo esserci un altro impostore per provare un'altra volta a mettere in dubbio la legittimità di Enrico VII. Infatti, ricordiamoci il contesto, lui era uscito vincitore da una guerra per il trono dove ogni complotto e ogni stratagemma potevano valere per detronizzarlo. E il terzo pilastro si collega proprio a questo. Infatti, secondo l'ipotesi che fosse un impostore, i re d'Europa che lo supportavano ne sarebbero stati ben consapevoli, ma lo avrebbero aiutato lo stesso pur di mettere in crisi il regno di Enrico VII. Per esempio, Margherita di Borgogna era un membro di spicco della casata York e era contentissima di aiutare qualcuno che poteva mettere in difficoltà il suo nemico Enrico VII. Lei stessa aveva supportato anche l'altra rivolta con l'impostore bambino. E ugualmente in teoria potevano esserlo dei re che spesso erano in conflitto con l'Inghilterra, come il re di Francia e il re di Scozia. Magari qualcuno credeva veramente che il ragazzo fosse il principe Riccardo, ma per loro non faceva tanta differenza. Bastava che ci fosse anche qualche possibilità di ribaltare il regno di Enrico VII. L'ultimo pilastro è che nella confessione il ragazzo nomina direttamente tante persone e effettivamente queste persone esistevano. Alcuni storici hanno cercato negli archivi di Tournai la figura di suo padre e hanno trovato un funzionario con un nome simile e anche altri personaggi e legami nominati nella confessione. Come avrebbe fatto il vero principe Riccardo a nominare dei veri personaggi e dei veri legami familiari di una famiglia qualunque di Tournai? Semplice, non era il vero principe Riccardo, ma era Perkin Warbeck. Caso chiuso. Ma se indaghiamo meglio su questo caso ci sono tante cose che non tornano. Seguendo un po' i pilastri dell'ipotesi dell'impostore che abbiamo appena visto, possiamo scoprire che in realtà non reggono tantissimo. Intanto nessuno sa per certo se i due principi sono morti nella torre di Londra oppure no. Infatti fino a oggi sono considerati solo scomparsi misteriosamente. Come abbiamo detto all'inizio, li avrebbe potuti uccidere il loro zio, che era Riccardo III e che aveva preso il trono al posto del 12enne Edoardo. Ma uccidere il proprio nipote, che era potenzialmente anche il legittimo re d'Inghilterra, era un gesto gravissimo anche nel Medioevo e anche per il livello di complotti della guerra delle due rose. Tant'è che fino a oggi molti credono alla sua innocenza. Lo storico David Baldwin, che era esperto del tardo Medioevo, pensava che almeno uno dei due principi fosse sopravvissuto.
Secondo lui era più probabile proprio che fosse Riccardo, mentre Edoardo potrebbe anche essere morto di malattia. Secondo lui era impossibile che nessuno sapesse cosa fosse successo ai principi dopo il loro ingresso nella torre, e era anche abbastanza insensato che lo zio avrebbe pensato che uccidere i suoi nipoti avrebbe contribuito a rafforzare la sua posizione di re o a renderlo più accettabile per i suoi sudditi. Nel 600 sono stati ritrovati 2 corpi nella torre di Londra e poi si è pensato di attribuirli ai 2 principi, ma non sono mai stati analizzati scientificamente. Quindi, per concludere, uno dei 2 bambini o tutti e 2 potrebbero anche essere sopravvissuti. Un altro pilastro della teoria era la storia dell'impostore, quell'impostore che c'era già stato prima, ma in realtà le 2 storie hanno delle somiglianze solo molto superficiali. Quello era un bambino di 10 anni che si capiva benissimo che era di umili origini. Quasi tutti pensavano che fosse un fantoccio nelle mani dei ribelli e i re europei non si erano interessati quasi per niente a lui. Tra l'altro rimase sulla cresta dell'onda solo per un paio di mesi e alla fine venne assunto come cuoco e falconiere dal re d'Inghilterra stesso, Enrico VII. Non sembra proprio un impostore che poteva essere una minaccia concreta, come invece è l'uomo al centro del nostro caso Warbeck. Anche la prova regina, ovvero la confessione, ha diversi problemi che non lo fanno sembrare proprio attendibile al 100%. Intanto quella completa che abbiamo letto è stata fatta poco prima della sua morte, quando era prigioniero. E poi è la confessione di un uomo che è stato sconfitto dopo aver dichiarato guerra all'Inghilterra, mentre è prigioniero del suo nemico e ha anche sua moglie tenuta prigioniera. Chiunque fosse veramente avrebbe potuto facilmente confessare per accontentare Enrico VII, che già da prima sosteneva che lui fosse un impostore, e lo avrebbe potuto fare proprio per salvarsi la vita. E nonostante possiamo immaginarci che la confessione fosse stata supervisionata da dei membri della corte di Enrico VII, comunque ha diverse inconsistenze. Per esempio, per discolparsi lui dice di essere stato costretto in Irlanda a impersonare Riccardo. Secondo lui assomigliava solo fisicamente ai membri della casata York e sarebbe caduto in questo ruolo per caso, nonostante avesse giurato di non esserlo, una cosa che suona ridicola e poco credibile. Perché appena è andato via dall'Irlanda non ha smesso di impersonare Riccardo se non voleva impersonarlo. In più, anche nella sua confessione, lui dice di essere stato al servizio di Edward Brampton prima che impersonasse Riccardo e di essere andato veramente con lui verso il Portogallo. Edward Brampton, che era proprio uno fedele agli York, avrebbe dovuto prendere a caso al suo servizio uno che poi avrebbe impersonato proprio Riccardo di York. Tanto bene, una persona a caso che fino a quel momento era stato solo un semplice mercante fiammingo aveva incontrato proprio uno dei pochi uomini che avrebbe potuto salvare veramente i principi dalla torre. Anche i legami familiari che si trovano nella confessione e che potrebbero trovare delle conferme in realtà sono molto incerti. Noi lo stiamo chiamando Perkin Warbeck perché oggi è conosciuto così, ma in realtà lui stesso ha dato diversi nomi e le fonti ne riportano tantissimi. Poteva essere Perkin Warbeck, ma anche Petir Warbeck, oppure addirittura Piris Osbeck e molti altri. Non mi sembra un buon punto di partenza per ricostruire dei veri legami familiari. Lui aveva detto che suo padre era un certo John Osbeck e sua madre Catherine de Faro e vivevano a Tournai. Ma gli archivi municipali di Tournai citano un Jean de Verbeck con la moglie che si chiamava Nicaise de Faro e i figli che si chiamavano Pierre e Jean. Gli archivi medievali sono un posto complicato dove cercare, ma sono state fatte ricerche dalla fine del 1800 a oggi in quelli di Tournai per verificare la confessione. E fino a oggi, nonostante ci siano alcune somiglianze, non c'è nessuna conferma granitica. Anzi, sembra che il nostro uomo avesse usato una certa inventiva nel nome e nella parentela. Aggiungiamo anche una cosa, ovvero che Tournai è abbastanza vicina al Ducato di Borgogna del tempo. Uno che aveva passato un periodo lì poteva conoscere delle famiglie e dei personaggi del luogo, quindi non è assurdo che se voleva nascondere la sua vera identità, sia che fosse Riccardo sia che non lo fosse, avrebbe potuto prendere un po' di nomi che conosceva dalla città di Tournai. Penso che tutti voi, se avete vissuto un periodo in un luogo, potreste inventare delle parentele finte abbastanza plausibili, soprattutto se state parlando con uno straniero che non ne sa niente.
Enrico VII, il re d'Inghilterra, sicuramente non sapeva niente delle famiglie di piccoli mercanti di Tournai. Una cosa da dire è anche che quasi sicuramente il ragazzo assomigliava davvero molto ai suoi presunti parenti della famiglia York. Infatti anche nella sua confessione dice che gli irlandesi lo avrebbero scelto proprio per questo. Abbiamo anche due presunti ritratti del personaggio che avete già visto finora nel video. Uno è un ragazzo del 1494, quindi quando lui era ancora vivo, e viene rappresentato durante un torneo in mezzo a altri nobili di alto rango. Questa è un'ipotesi che è stata sviluppata di recente dal team della scrittrice Philippa Langley, che è diventata famosa per aver riscoperto proprio il luogo di sepoltura del re Riccardo III, ovvero lo zio dei principi scomparsi. Un altro è un disegno del 1570 circa che si trova tra dei ritratti della famiglia reale scozzese e inglese. In tutti e due i casi la sua faccia sta in mezzo a quella di altri nobili e in tutti e due i casi assomiglia effettivamente molto ai ritratti di suoi presunti parenti della casata York. Questa è più una curiosità circostanziale perché ci possono essere 1000 modi per contestare i ritratti, magari quello raffigurato non è lui e poi la somiglianza fisica tra due persone non indica per forza la parentela, però è un elemento in più che merita almeno di essere menzionato. Ma il punto chiave di tutta questa ipotesi che il ragazzo non fosse semplicemente l'impostore Perkin Warbeck è la reazione che hanno avuto praticamente tutte le persone importanti del tempo davanti alla sua comparsa. Margherita di York, che era la sua presunta zia, lo considera veramente Riccardo. Manda delle lettere a Isabella di Spagna nel 1493 e pure al Papa per confermare accuratamente questa convinzione. Magari le conveniva far finta che fosse Riccardo per detronizzare Enrico VII, sicuramente poi non aveva visto suo nipote da tanti anni, però non so se tutti i nobili del tempo fossero veramente disposti a accettare a cuor leggero un impostore sul trono d'Inghilterra, se sapevano che era un impostore. Cioè dobbiamo immaginarci che alla fine del Medioevo tanti re in Europa avrebbero preferito mettere un mercante fiammingo sul trono inglese rispetto a Enrico VII, che anche se aveva una legittimità debole era comunque un nobile di un certo rilievo. Il re di Francia inizialmente riconosce il ragazzo come il principe Riccardo, l'imperatore del Sacro Romano Impero lo chiama direttamente Riccardo IV. Il re di Scozia gli fa addirittura sposare una nobildonna sua cugina di alto rango. E tutti questi lo invitano ai banchetti, ai tornei, gli regalano vestiti e armature, possiamo immaginare che gli diano dei servitori e così via. Sembra che questi re abbiano rischiato e speso abbastanza, incluso il loro tempo, se non credevano davvero di parlare con re Riccardo IV d'Inghilterra. Secondo la sua confessione, invece, era una specie di garzone che aiutava i mercanti. E tutti i sovrani e i nobili delle varie corti lo hanno scambiato per un principe inglese senza lasciare nessun resoconto che contenga dei dubbi su di lui. O magari anche qualche battuta ironica su questo garzone che si spacciava per un principe. Cioè dovremmo immaginare che decine di nobili in varie corti d'Europa fossero completamente imbecilli per farsi raggirare da un garzone fiammingo e credere che fosse un principe inglese. Ma poi abbiamo ancora oggi una lettera d'amore scritta da lui per la futura moglie prima del fidanzamento. Vedete il testo a schermo in traduzione, se volete potete mettere in pausa per leggerlo. Posto che questa lettera sia veramente di sua mano, è una lettera abbastanza raffinata, in linea con il gusto di corte del tempo. Come avrebbe fatto un garzone a essere preparato a affrontare così un fidanzamento nobiliare? E come si sarebbe districato nell'etichetta delle varie corti, ingannando tutti? Nella sua confessione poi dice che ha imparato l'inglese prima con un mercante inglese e poi dice che gli era stato insegnato proprio per fargli impersonare Riccardo da degli irlandesi. Non saprei se neanche oggi sia possibile imparare bene l'inglese in un anno parlando con degli irlandesi, ma immaginatevi al tempo in cui molti irlandesi non parlavano nemmeno l'inglese. E quelli che lo parlavano, cioè probabilmente la nobiltà, certamente non parlava alla maniera della corte inglese.
Invece lui lo avrebbe imparato così bene da un mercante, dagli irlandesi, da spacciarsi per un principe inglese, tanto che nessun resoconto dice niente sul suo modo di parlare. Immaginate questo mercante fiammingo che riesce a farsi passare per un principe inglese colto davanti alle corti di mezza Europa e davanti a tanti nobili inglesi pure. Sarebbe incredibile anche oggi con tutti i mezzi in più che ci sono per imparare le lingue straniere. Oltre a questa storia della lingua, che se era un genio potrebbe anche aver imparato pur essendo un impostore, pure il suo grande nemico Enrico VII, nonostante gli fa confessare di essere un impostore, non si comporta proprio come se avesse davanti un falso pretendente. Mentre anche lui aveva dato pochissimo peso all'altro impostore, il bambino di 10 anni, qui mette su una macchina efficientissima per bloccare le pretese di questo presunto Riccardo. Fa mettere per iscritto in un trattato ufficiale al re di Francia che non avrebbe riconosciuto Riccardo dopo aver invaso la Francia. Impone un embargo alla Borgogna, negativo anche per l'Inghilterra, solo perché proteggeva il pretendente. Poi condanna a morte dei cospiratori vicini alla sua corte. È sensato per un re condannare dei cospiratori, ma in questo caso alcune condanne sembrano eccessive se Enrico fosse stato veramente convinto di avere davanti un impostore. Un caso emblematico è quello di William Stanley. Stanley era un cavaliere che aveva aiutato moltissimo Enrico VII nella vittoria finale della Guerra delle Due Rose. Era stato praticamente grazie a lui che Enrico aveva vinto e aveva ottenuto il trono. Stanley aveva ricevuto incarichi politici importantissimi, ma poi quando era comparso il giovane Riccardo era stato accusato di aver detto più o meno queste parole: «Se quest'uomo è davvero il figlio del defunto re Edoardo, io non combatterò contro di lui». Stanley venne condannato a morte nel 1495 per il suo presunto supporto al pretendente, nonostante appunto fosse stato un alleato preziosissimo di Enrico VII. Questa è una scelta un po' estrema se pensiamo che il re avrebbe dovuto trovarsi davanti alla minaccia di un impostore. Enrico poi spese tantissimi soldi per fermare il presunto Riccardo e era anche sposato con una sorella del principe Riccardo, questa sicuramente una vera sorella, Elisabetta di York. Ma non esistono fonti che riportano di un incontro tra Elisabetta e il suo presunto fratello. Lei era la regina consorte d'Inghilterra e aveva sposato Enrico per motivi politici. Avrebbe potuto dire pubblicamente che quello non era suo fratello e la storia sarebbe finita lì. Invece niente. È molto strano anche il comportamento della corte di Enrico VII con la moglie del cosiddetto impostore. Infatti lei è sopravvissuta e è diventata proprio la dama di compagnia della regina Elisabetta di York. Non so se voi terreste al vostro fianco la moglie di un impostore che ha provato a togliere il trono a vostro marito. Va bene che era una nobildonna scozzese, ma mi sembra un po' eccessivo. La donna farà addirittura carriera, diciamo, a corte, infatti riceverà vestiti preziosi e avrà altri matrimoni prestigiosi. Non so nemmeno quanti nobili avrebbero voluto sposare una donna che era stata sposata con un mercante fiammingo condannato per tradimento. Un'ultima cosa strana riguarda anche il luogo di sepoltura del ragazzo. Nonostante fosse considerato appunto un traditore, fosse stato impiccato, venne sepolto a Austin Friars, che era un luogo d'onore riservato a persone di rango. Come mai questo umile garzone venne sepolto qui e non venne invece buttato con ogni disonore in una fossa comune? Forse potrebbe esserci ancora sepolto e si potrebbe testare il suo DNA per scoprire la verità, ma è molto improbabile ritrovare il suo corpo, perché sono successe tantissime cose a quel luogo nei secoli e probabilmente non ne rimane traccia. Tantissimo della storia di Riccardo alias Perkin Warbeck non torna. Dovremmo credere che un mercante fiammingo senza scrupoli sia riuscito a mettere a segno la truffa del millennio, convincendo in qualche modo tantissime famiglie reali d'Europa e delle isole britanniche di essere il principe scomparso. Infatti, come ci sono tanti che pensano che fosse un impostore, ci sono anche tanti che sono in disaccordo fin dal passato. Per esempio Mary Shelley, che è l'autrice di Frankenstein, anche se lo inserisce in un romanzo, credeva che Warbeck fosse davvero Riccardo e che fosse riuscito a fuggire dalla torre di Londra.
Un'altra scrittrice che abbiamo già nominato, ovvero Philippa Langley, la pensa ugualmente e ha anche contribuito con un suo team e con ricerche d'archivio a fare luce su questa vicenda. Se volete la mia opinione sul caso Warbeck, ovviamente non so per certo com'è andata davvero. Avrete già capito che non mi convince molto l'idea che un mercante fiammingo avesse ingannato mezza Europa, ma non mi convince neanche tantissimo il racconto della sua fuga dalla torre come principe Riccardo. Magari è vera, però sembra un po' romanzesca e soprattutto non si capisce perché solo uno dei due fratelli sarebbe stato risparmiato e sarebbe stato fatto fuggire. Io trovo interessante invece una teoria di Francis Bacon, che è sempre una persona che sta alla corte inglese nel 1500, quindi non troppo tempo dopo i fatti. E è anche un filosofo famoso proprio per il suo metodo logico di affrontare le cose. Secondo lui questo ragazzo non era né del tutto un impostore né però un mercante fiammingo, ma era un vero figlio illegittimo del padre dei bambini scomparsi, il re Edoardo IV. Effettivamente Edoardo IV era famoso già al suo tempo per aver avuto tante amanti e tanti figli illegittimi. Questo risolve tante cose, per esempio la grande somiglianza fisica con la casata York o il fatto che il ragazzo conoscesse l'inglese e le maniere di corte. Infatti a volte questi figli illegittimi dei re crescevano proprio nelle corti con dei ruoli però secondari. Poniamo che il nostro giovane fosse a conoscenza di chi era il suo vero padre, magari a un certo punto si era convinto di potersi spacciare per il principe Riccardo, che era dato per scomparso nel caos generale dopo la guerra delle due rose. Aveva tutte le caratteristiche per sembrare il principe Riccardo e provare a inseguire il trono con una scommessa forse gli sembrava meglio che vivere una vita confinato nel suo ruolo di figlio bastardo e dimenticato di un re. Ma fatemi sapere le vostre teorie nei commenti su questo caso Warbeck. Qui in fondo trovate anche una playlist con tante altre vite di personaggi avvolti nel mistero. E se avete apprezzato il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. A presto!